Nel video che stai per vedere si parla di prosciutto e melone, ma ti sfido ad arrivare sino alla fine e dirmi se davvero si parla solo di questo. Tornavamo qui ogni estate, con le nostre 3 diverse macchine che servivano più a spostare l'intera casa di città che noi stessi. Mia nonna viaggiava con tutte le sue piante preferite. Noi piccoli stavamo sui sedili, schiacciati fra i gerani, e adesso mi rendo conto che passavamo l'estate a litigare. Esistono tanti tipi di famiglie con diversi gradi di felicità e infelicità. Noi siamo sempre stati tutti di fuoco. A noi bastava un non nulla per discutere, e non significa volersi meno bene, significa gridarlo molto forte e spesso nel modo sbagliato. Quindi mi mancano nell'estate tutti quei nostri ridicoli litigi estivi, perché non eravamo una famiglia abituata a passare tanti giorni riunita sotto lo stesso tetto, e già dopo una settimana praticavamo delle assurde secessioni domestiche. Io all'epoca non sapevo che erano tutti giorni sprecati, lo so adesso. All'epoca sfuriavo e poi mi vedevano marciare come un soldatino giù per i prati, gli stessi dove ora pranzo in silenzio con la Sandra. Sei sconvolta? Ciao. Mia amica Sandra, mi aspettavi, cucciolino? Mi fai mangiare? No, non ti faccio mangiare. Coccolami. Coccolami. Non posso mangiare. Cosa dici, Sandra? Posso mangiare? Mi stai giudicando? Ma sei in coccola. Hai avuto caldo, eh? Ma io so, mi hanno raccontato, sì, bacini, mi hanno raccontato che è venuta una tromba d'aria. Però tu sei piccolina ma non sei volata via. E sai questo cosa vuol dire? Che sei furbetta. Che ti sei riparata al momento giusto. Perché tu sei... Ma cosa ci fai con la lingua fuori, Sandra? Se potessi parlare con la me adolescente che sbraitava contro i genitori, le direi: guarda che gli adulti sbagliano, perché essere gli adulti è un compito infernale. Ma gli adolescenti lo imparano sempre un po' tardi, no? Mi mancano le tazze che usavamo a colazione, ciascuno la propria. D'estate ci svegliavamo tutti prima, nonostante fossimo in vacanza. Era come se avessimo l'urgenza di fare molte più cose. E io so che nel cucinotto della casa di papà c'è un mobiletto vecchissimo dove sono rimaste intrappolate tutte le nostre colazioni. I bicchieri della Nutella, a ognuno un personaggio. La tazza del caffè e latte, perché qui dentro si beveva solo caffè e latte. Tazzine vecchie. Non le abbiamo più usate. Questa è la tazzina del caffè di mia nonna. Tutte le tazzine erano parte di servizi scompagni, erano le cose di città, che finivano in montagna quando la loro vita sembrava finita, e in questa casa invece ricominciavano a vivere d'estate. Ricordo persino piccoli oggetti che sembrano scomparsi. Mi ricordo che da piccola ci volevo giocare e mia nonna non voleva e diceva che non me lo dava per giocare. Chissà dove l'ha messo, ma chissà dove è finito. Era un piccolo portauovo, io me lo ricordo. È qua, è qua. Qualcuno l'ha usato per i fiammiferi. Qualche mese fa ho comprato un servizio da caffè degli anni 30 in ceramica di Laveno, perché oggi non sopporto i servizi spaiati e mi piacciono le cose antiche e particolari, siccome adesso la casa è mia e devo per forza decidere io cosa ci metto dentro. La ragazza che me le ha vendute l'ha fatto a malincuore e mi ha scritto: era il servizio di mia nonna, lei se n'è andata e le vendo per necessità. Io gli ho risposto: le porto nella casa dove trascorrevo l'estate con mia nonna, anche la mia se n'è andata, quindi ti prometto che ne avrò molta cura, fra nipoti ci si intende. Il bello della colazione nelle mie estati perdute è semplicemente che c'era una grande caffettiera che faceva un caffè davvero cattivo, ma quando mi alzavo qualcuno l'aveva già messa sul fuoco anche per me. Non ho mai preparato il caffè in questa casa. Ciò che rimaneva veniva conservato in un pentolino, e poi durante la giornata qualcuno ti chiedeva: vuoi il caffè? E lo scaldava. E man mano che gli anni passavano e tutti invecchiavano e io, mio malgrado, crescevo, mi chiedevano:
Vuoi il caffè? Scaldatelo, è di là. Ah, ne vorrei una tazzina anch'io, fallo anche per me. Uno dei motivi di scontro d'estate era la lingua della suocera, il cui vero nome è Epiphyllum, è una cactacea. Questa pianta è come il sacro mostro guardiano della casa. Mia nonna la adorava e la teneva dentro casa tutto l'inverno. A primavera iniziava a piatire perché voleva che la trasportassimo fuori, e non solo è pesantissima, ma punge terribilmente chiunque le si avvicini. È una pianta vecchia e malata, piena di spine. Anche mia nonna era così. Ripeteva continuamente che la sua pianta andava messa sul muretto. Cosa aspettate? Dovete farlo, in casa al buio, deve stare al sole. E allora qualcuno perdeva la pazienza e accusava la pianta di essere orrenda. Ma mia nonna ribatteva: orrendo sarai tu, la mia pianta è bellissima. E fingendo che lo fosse, ci obbligava a portarla fuori, continuando a leggere i suoi amati Urania. Ah, sai, li ho tenuti tutti e la mia amica Marcella li ha divisi in piccole pile. Stiamo cercando di metterli in ordine, ma sono veramente tanti. Mia nonna adorava la fantascienza. Tornando alla pianta mostruosa, la spostavamo in giardino e poi tenevamo il muso perché la nonna aveva di nuovo rotto le balle per via della pianta orrenda. Adesso invece mio marito, che di solito la trasporta fuori e dentro, mi dice che non è un compito piacevolissimo, però lui non è di fuoco e quindi sopporta in maniera molto garbata senza esplodere mai. E questo, per chi è nato e cresciuto nel fuoco, è piuttosto rassicurante. Adesso te lo tiro su, tu ce lo metti su. Mi manca il pipistrello e la macchina da scrivere. Questa piccola stanza è dentro la torre della casa e da ragazza un giorno ci trovai una macchina da scrivere antica. Comprai i nastri con l'inchiostro e decisi di rintanarmi in quella stanzetta per scrivere qualche opera certamente importantissima. Per me era come un lavoro, eppure non lo era. Le torri, tutte le torri per loro natura si scaldano, sono i luoghi più caldi delle case, i sottotetti si arroventano. Così un anno spalancai la finestra sulla vallata e tic 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 continuavo a scrivere tutto il giorno mentre la vita brulicava al piano di sotto. Poi ho scordato la finestra aperta e nella notte è entrato in casa un pipistrello. I contadini dissero di aver sentito le nostre urla di notte attorno alla casa. Eravamo tutti troppo cittadini per tollerare un pipistrello in camera da letto. Io so dove cercare, lo so che la macchina da scrivere è ancora lassù. E questa? Questa cosa apre? Cosa apre questa chiave? Con un solo foglio e una grande X al centro, il mio capitolo 10 di un libro che non ricordo e non ho finito. Ma mi manca la capacità che hai a 15-16 anni di vivere i tuoi hobby come fossero un mestiere, fermando addirittura il tempo, rimandando i compiti, usufruendo delle giornate senza mettere limiti che non siano i pasti. E amo quella trascuratezza istintiva per cui spalanchi la finestra di una torre in campagna e te ne vai, senza pensare che qualsiasi animale entrerà all'istante. Quel pipistrello nei miei ricordi è il premio per la mia beata spensieratezza. Mi mancano quelle potature, quelle pulizie degli infestanti che condividevamo d'estate. Tu occupati dell'edera che io vado a pulire il lato sulla strada, tu pulisci il tombino che io vernicio un cancello. Lavoravamo in costume, tutti a parte me, perché io odio il sole, è risaputo, e forse adesso mi manca qualcuno che mi gridi dalla finestra: Silvia, hai messo la crema solare, ma che ti bruci subito. E infatti sì, adesso che nessuno me lo dice, mi brucio subito. Lavoro da sola e gioisco per traguardi microscopici, poi cerco un po' di rete per mandare vocali ai miei amici e tutti i vocali cominciano con avrei un lavorino per te. Ho amici che mi aiutano e che mi aiuteranno e questo non è poco. E alla fine ciò che proprio mi manca di più è soltanto prosciutto e melone, perché mia nonna avrebbe mangiato solo quello d'estate, non si accontentava. Se assaggiava il melone e non le piaceva, ne esigeva subito un altro o protestava accesamente col fruttivendolo. In città avevamo tante tovaglie diverse, ma quassù mangiavamo sul vecchio tavolo con la cerata e il melone veniva sempre servito in 2 ciotole di plastica brutte. E poi d'estate c'erano delle ciotole, eccole tra l'altro.
Io non ho mangiato melone per anni perché mio marito non lo sopporta e non mi va di comprarne uno solo per me, anche se lui dice sempre di comprarlo, io non lo faccio. Quel sapore è proibito perché quella è davvero la mia estate. È il caffè cattivo che ti aspetta sul fornello, il pipistrello che hai fatto entrare di notte, la pianta spinosa che fa litigare tutti. Però alla fine di queste mie riflessioni estive di oggi ho fatto alcune cose che ho capito di dover fare. Ho pensato che la macchina da scrivere nella torre è un po' eccessiva, ma nulla mi vieta di scrivere assieme ai miei aiutanti e i gatti che mi sono coautori con carta e penna. Qui stavo appuntando le cose che ti avrei raccontato in questa puntata. Poi ho deciso di mangiare prosciutto e melone dopo un'eternità da sola, nel piatto bellissimo che mi ha regalato un'amica. E poi ho mangiato anche altre cose, tipo la ricotta con i pomodorini, una cosa che mia nonna avrebbe detestato perché lei mangiava 3 o 4 cose e sempre solo quelle. Poi ho pensato che andare avanti attraverso le estati significa ricordare come si facevano le cose prima e forzarsi comunque a farle anche un po' diverse, perché io sono io. Voglio i servizi di tazzine completi, mi piace la ricotta con i pomodorini, e no, non ho messo la crema solare, alla fine mi sono bruciata. Non so che sapore abbia la tua estate perduta e se vuoi scrivilo qui sotto, così la tua fa compagnia alla mia. Io nel frattempo sono da sola, nella casa di tante risate e battibecchi, a difendere ciò che oggi rimane e a chi rimane, a conservare tutti i ricordi, crearne di nuovi. Sono a bere una birra alla sagra, seduta sulla panchina, con tanti nuovi amici a cui tengo. Sono in macchina che canto una canzone, sono al supermercato che cerco un melone, però piccolo, che sennò va a male. E tutto sommato, se mi guardo indietro, penso poteva andare meglio, ma in realtà so che non è andata male. Abbi cura dell'estate che vivi, perché anche se non sembra, passa in un attimo.